Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video. Grazie di cuore. Quest'anno a Dubai, tra le luci delle palme e i riflessi dei grattacieli sul mare, c'è un nome che sta facendo parlare più di tutti, Gökberk YLDRN. Voci sempre più insistenti sostengono che l'attore arriverà sul red carpet non da solo, ma mano nella mano con Cemre Arda. Gli amici più vicini alla coppia, persone che conoscono le loro abitudini e i loro ritmi di lavoro, mormorano che questa cerimonia internazionale non sarà soltanto una passerella, ma anche una piccola fuga per due, una pausa voluta e programmata per respirare lontano dal set e dai riflettori quotidiani. Hanno condiviso mesi di set e di prove. Hanno coltivato una sintonia che il pubblico ha imparato a riconoscere scena dopo scena, e adesso quella complicità sembra pronta a uscire dallo schermo per vibrare sotto i flash di un evento che mette insieme le stelle più luminose del mondo arabo e della televisione internazionale. L'eccitazione è già palpabile, i fan internazionali, soprattutto, sono i più rumorosi. Da giorni le bacheche e le storie sono piene di messaggi, di richieste, di collage delle loro foto più amate. E c'è chi giura che rivederli insieme sullo stesso tappeto rosso sia come riaprire un libro lasciato a metà. Le indiscrezioni indicano un'agenda precisa. Una volta ritiratosi il tappeto, Gökberk YLDRM e Cemre Arda avrebbero in programma qualche giorno solo per loro nei resort più esclusivi della città. Tra le attività prenotate in anticipo spiccano un safari nel deserto per inseguire il tramonto sulle dune, una gita in barca privata al largo della marina e una visita alle gallerie d'arte contemporanea che negli ultimi anni hanno fatto di Dubai una tappa obbligata per i creativi. Se si considera la passione di Gökberk per la natura e il silenzio vasto dei paesaggi, e il gusto di Cemre per le installazioni, i nuovi media e il design, questo itinerario non sorprende affatto. Sembra cucito addosso a loro. La città degli eccessi e delle meraviglie, anche quest'anno, è riuscita a catalizzare il jet set, ma la sorpresa di cui parlano tutti dietro le quinte ha un solo nome, anzi due, la loro apparizione, fianco a fianco, alla cerimonia più blasonata della stagione. Da settimane si rincorrono voci sul fatto che i due siano tornati a frequentarsi lontano dai riflettori. E pare che non si tratterà di un viaggio lampo solo per la prima fila e i brindisi finali, bensì di una trasferta condivisa che proseguirà con un breve soggiorno in cui il lavoro lascerà finalmente spazio a respiri più lunghi. L'evento a cui è stato invitato Gökberk viene considerato una delle serate d'arte e televisione più prestigiose del Medio Oriente, un appuntamento dove si incrociano premi speciali, progetti in anteprima e firme internazionali. Dal dietro le quinte trapela che l'attore salirà sul palco per ritirare un riconoscimento speciale, e che accanto a lui, a pochi centimetri dalle macchine fotografiche, ci sarà proprio Cemre, pronta a incrociare gli obiettivi col suo sorriso controllato e quella calma che le si riconosce anche nelle interviste più tese. Le prime istantanee dall'aeroporto hanno già scaldato gli animi. Chi li ha incrociati all'arrivo racconta di un umore rasserenato, di battute scambiate davanti ai carrelli dei bagagli, di sguardi complici nonostante il caos dei fan e dei curiosi. Non è un mistero che, come coprotagonisti di più progetti, siano stati a lungo lodati per una complicità capace di reggere la macchina da presa anche nelle scene più silenziose. E proprio per questo, finita la cena di gala, i due ritaglierebbero per sé qualche giorno di pausa nella città che non dorme mai. Le prenotazioni parlano chiaro, una suite con vista su Dubai Marina, palestra privata, una spa a disposizione e uno staff discreto ma attento. Si mormora di un'agenda fittissima tra uscite in mare al tramonto, cene intime negli indirizzi più richiesti e un percorso tra atelier e spazi espositivi frequentati da curatori e collezionisti. Intanto, sui social, i fan si dividono come accade quando la curiosità supera l'attesa. C'è chi parla di un'amicizia ritrovata e più matura, e chi invece legge tra le righe il ritorno di una storia che non avrebbe mai smesso di bruciare. Anni di smentite non hanno spento l'eco, in passato entrambi hanno ridimensionato i pettegolezzi, chiamandosi semplicemente amici, ma il riavvicinamento a Dubai rianima le interpretazioni e rende ogni gesto un possibile indizio.
Gli addetti ai lavori sono convinti che presentarsi insieme a un evento internazionale possa cambiare la narrativa intorno a loro, perché le immagini, più delle parole, raccontano ciò che si vuole mettere in vetrina. In molti scommettono che i primi scatti sul tappeto rosso saranno fra i momenti più condivisi della serata, destinati a dominare le omepage e a scorrere per ore sotto i pollici degli utenti. Gli occhi, adesso, sono tutti puntati sulla città degli Emirati. Le pose durante la cerimonia, gli sguardi durante il percorso tra le sale, e qualsiasi dettaglio della mini vacanza diventano materia prima per i magazine e argomento caldo per le trasmissioni. Poche ore prima del gala, la loro presenza in hotel ha già moltiplicato le attenzioni. Dal team organizzatore trapela che per loro sia stato programmato un incontro VIP a porte chiuse, utile anche a coordinare la scaletta e la comunicazione dell'evento. Farli sfilare insieme sul red carpet, dicono, non è un dettaglio estetico ma un tassello fondamentale della strategia promozionale. Il pubblico medio orientale segue con passione i progetti condivisi di Gökberk e Cemre, e gli organizzatori si preparano a presentare i due come la coppia simbolo della serata, il volto patinato che sintetizza glamour televisivo e successo internazionale. Mentre la città si prepara a stendere metri di velluto rosso, in camera scorrono gli ultimi preparativi. Prima di lasciare il loro albergo, Gökberk YLDRM e Cemre Hard hanno affrontato una sessione di prove con i loro stylist. C'è chi racconta che Cemre stesse lavorando da giorni su un abito creato su misura, un taglio pensato per valorizzarla con un'eleganza moderna, quasi scultorea, e che Gökberk avesse scelto una linea più sobria, uno smoking dalla silhouette asciutta, pochi dettagli ma quelli giusti. Le fonti vicine li descrivono rilassati, concentrati, ma anche inclini a condividere suggerimenti e risate, come fanno le persone abituate a fidarsi l'una dell'altra. Tra una prova di luce e un ritocco al trucco, i due avrebbero fissato anche i tempi di un'apparizione congiunta sul carpet, studiando il ritmo dei fotografi e decidendo quando fermarsi e quando lasciare che siano gli sguardi a parlare. Dai corridoi dell'hotel, i reporter turchi arrivati a seguire la trasferta raccontano un sentimento comune. Per Gökberk e Cemre, questa non è soltanto una convocazione prestigiosa, è la possibilità di un respiro più ampio dopo mesi di set, riunioni, consegne e promozioni. In agenda, dicono, c'è persino una notte speciale tra le dune, un campo elegante distante dai riflettori cittadini, con cuscini morbidi, lanterne, un tavolo basso e l'orizzonte che inghiotte il sole. Il dettaglio che ha acceso i social, però, è un altro: soggiornano sullo stesso piano dell'hotel, in camere vicine. Tanto è bastato per lasciare che le ipotesi dilagassero sotto ogni foto condivisa. Commenti come il loro legame non si è mai spezzato e vederli di nuovo vicini è già abbastanza sono risuonati senza sosta, finendo tra i trend della giornata. Qualcuno giura di averli visti attraversare le strade illuminate della città, senza scorta ingombrante, solo con un paio di amici e il passo di chi è abituato a muoversi tra gli sguardi. Finora non hanno rilasciato dichiarazioni congiunte, e il loro circolo più stretto sostiene che nessuno dei due voglia trasformare questa trasferta in un romanzo. Eppure, nessuno di loro ignora l'effetto che fa vederli insieme. La loro energia, quell'intesa mai urlata ma sempre leggibile, attira l'attenzione anche quando restano in silenzio. Le indiscrezioni parlano di una confidenza che non ha bisogno di etichette. Pare che Cemre, tra persone fidate, abbia sorriso dicendo: siamo sempre stati ottimi amici, stare insieme è divertente. Una frase che non aggiunge né toglie, ma che dice tutto, perché lascia al pubblico il piacere di completare il senso. A distanza di poche ore dalla cerimonia, i contatti tra staff, fotografi e assistenti si intensificano. Chi lavora all'evento assicura che la presentazione di Gökberk sul palco avrà un peso particolare, un video tributo, un testo letto da una voce d'eccezione e poi lui, emozionato ma composto, a ringraziare. E lei, poco distante, a incitarlo con gli occhi. Le prove tecniche sono state studiate al millimetro, eppure la curiosità non riguarda il copione, bensì i dettagli che non puoi scrivere. Come si appoggerà la mano sul braccio? Quanto durerà un abbraccio? Se ci sarà una foto rubata nel backstage capace di diventare la cartolina non ufficiale della serata.
È su questi piccoli segni che la gente ricama storie e decide in quale direzione orientare i sentimenti. C'è un aspetto, infine, che sta alimentando ancora di più le conversazioni, la strategia degli organizzatori. L'idea di proporli come la coppia della notte non nasce dal nulla. Il pubblico regionale li ha seguiti attraverso doppiaggi, piattaforme e clip virali, e la loro immagine è diventata un ponte tra mondi che di solito si incrociano solo al box office. Per il gala, si sarebbe pensato a uno spazio fotografico dedicato, un angolo in cui le coppie più attese possano fermarsi sotto una luce studiata per scolpire volti e silhouette. Gli addetti ai social dell'evento non aspettano altro. Una manciata di secondi, i loro nomi in didascalia e milioni di visualizzazioni in poche ore. Se poi si torna alla loro agenda privata, il quadro si allarga. La prima sera, dopo la cerimonia, punterebbero a un ristorante affacciato sull'acqua, con un menù breve e una carta di vini curata. Il giorno successivo, una mattinata lenta in hotel, una sessione di allenamento per lui e un appuntamento con una curatrice per lei, poi le dune e la luce che arrossa. Il terzo giorno, mare e vento. Una barca rapida al tramonto, pochi scatti e una cena tardiva. Ovunque, discrezione e programmi gestiti di ora in ora, come se la priorità non fosse correre ma restare presenti, mettere in ordine le cose, concedersi il lusso raro di ascoltarsi senza l'interferenza di copioni e call sheet. I commentatori più scettici fanno notare che non sarebbe la prima volta che due colleghi trasformano una trasferta in un'occasione per alimentare le chiacchiere. Ma qui la differenza la fanno le piccole coerenze, il modo in cui si ritrovano, si aspettano, si sostengono. Non ci sono frasi ad effetto né smentite gridate, solo una linea comune di misura e rispetto, che in realtà aggiunge benzina al fuoco. Perché quando i protagonisti non urlano, è il pubblico a immaginare, e spesso immagina più di quanto potrebbe mai fare una conferenza stampa. Mentre il sole scende, Dubai si prepara a fotografarli. Verranno accolti da un tappeto lungo, da lampi di flash e da un corridoio di volti tesi. Basterà un passo coordinato, un sorriso appena accennato, e l'idea di trovarsi di fronte non a due stelle isolate ma a un disegno più grande prenderà forma. Le immagini voleranno negli smartphone, le didascalie si moltiplicheranno, e qualcuno scriverà che, al di là delle definizioni, ciò che passa dagli occhi è più forte di qualsiasi comunicato. Questo è tutto per il nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete con chi ama seguire queste storie. A presto!